Oggi vi svegliamo due moto che rappresentano l'essenza di Ducati. Sono bicilindriche e spinte dalla versione più performante del nuovo motore V2 Ducati e siamo sicuri che faranno innamorare tanti ducatisti, ma non solo. La prima è l'ultima nata di una dinastia di sportive di media cilindrata iniziata nel 1994, che in quest'ultima versione si presenta completamente nuova, come mai era successo prima. Per farla siamo partiti da un foglio bianco. Stiamo parlando della nuova Panigale V2 ed eccola qui. È la Panigale più leggera di sempre, capace di grandi performance quando la si guida in pista e mai come prima quando la si guida su strada, in grado di regalare grande divertimento grazie alla sua incredibile facilità di guida. Ad ogni Panigale ci piace applicare quella che noi chiamiamo la Fight Formula. Così dalla nuova Panigale V2 abbiamo tolto la carenatura, messo un manubrio alto e largo e rivisto la ciclistica. Ed eccola qui, la nuova Ducati Street Fighter V2. È la moto che più di tutti rappresenta lo spirito molesto originale dei Street Fighter. È una vera fanbike grazie alla sua leggerezza e a un motore dalla grande coppia che regala tante emozioni ogni volta che si apre il gas fuori da una curva. Per andare a scoprire tutti i dettagli di queste due novità, iniziamo dalla Panigale V2. La nuova Panigale V2 è l'ultima nata delle Ducati sportive di media cilindrata, una storia iniziata con la 748. Da allora abbiamo realizzato moto di grande successo, tutte però derivate dalle relative sorelle Superbike, con tutti i vincoli del caso. Erano infatti moto perfette per la pista, ma su strada diciamo che non erano le moto più confortevoli e facili da guidare. Per questo motivo abbiamo ascoltato i nostri clienti e questa volta siamo partiti disegnando la moto da zero, con l'obiettivo di farla leggera, intuitiva, facile da guidare e con un motore godibile anche nell'uso stradale. Ecco i numeri della nuova Panigale V2: 120 cavalli, 176 kg in ordine di marcia senza benzina e un rapporto potenza-peso di 0,68. Come detto, la nuova Panigale V2 non è derivata da nessuna moto già esistente e questo ha permesso ai nostri designer di darle una propria identità. Ciao Mirko. Ciao Giulio. Da dove siamo partiti per disegnare la nuova Panigale V2? Da un foglio bianco. Il ricamo stilistico alla Panigale V4 è forte, ma per la prima volta siamo partiti da zero, dandole un'identità propria. E ne è uscita una moto incredibilmente compatta. È la Panigale più leggera di sempre. Volevamo che questa leggerezza si vedesse nelle proporzioni più asciutte, nelle dimensioni più compatte, e questa leggerezza è visibile fino a primo sguardo che tra l'altro richiama il DRL del Panigale V4. Il richiamo alla Panigale V4 è poi evidente quando si guarda la moto lateralmente. Il richiamo è forte sia per quanto riguarda le proporzioni più bilanciate, più orizzontali, le linee dell'estrattore e il serbatoio scultoreo che in qualche modo è in continuità con la coda tutta rossa. Richiamo sia al Panigale V4 che alle Ducati del passato. È stato fatto poi un grandissimo lavoro per garantire il miglior comfort termico al pilota. L'estrattore è stato appositamente disegnato per convogliare l'aria calda dei radiatori al di fuori delle gambe del pilota, mentre sulla parte anteriore c'è delle entrate d'aria fresca che la convogliano sulle gambe del pilota. Anche il doppio silenziatore sotto la sella è un chiaro richiamo alle Ducati Racing. Abbiamo voluto dargli questo ulteriore segno distintivo che richiamasse sia il mondo delle corse, Superbike e Supersport hanno uno scarico sotto la sella, come anche le Ducati del passato, 916 o 1098. Grazie mille Mirko. E ora è il momento di andare a scoprire quello che è il cuore della moto, il nuovo motore bicilindrico. La Panigale V2 è equipaggiata con la versione più performante del nuovo bicilindrico Ducati, che è un V2 di 90 gradi da 890 cm3 ed è un motore estremamente leggero. Pesa infatti solo 54,5 kg, ben 9,4 kg meno del motore superquadro.
eroga 120 cavalli, ma soprattutto ha una coppia che a 3000 giri è già disponibile del 70%. E questo si traduce in grande divertimento quando si guida la moto su strada e anche elevate performance quando si è in pista. È un motore dai bassi consumi e anche dalle emissioni ridotte ed è disponibile anche nella versione a 35 kW. Ma per chi volesse più performance per l'utilizzo in pista è possibile montare lo scarico Full Racing che porta la potenza a 126 cavalli e riduce il peso complessivo della moto di 4,5 kg. Ciao Stefano. Ciao Giulio. Alla Panigale V2 volevamo dare un'ergonomia moderna, ovvero che fosse performante quando si guida la moto in pista, ma anche confortevole quando invece la si guida su strada. I semimanubri sono più in alto e più vicini alla sella. Questo riduce il carico sulle braccia e quindi garantisce un minor affaticamento durante la guida. Questa soluzione garantisce quindi una posizione comoda ma con un buon feeling sull'anteriore. La sella è a 837 mm dal suolo, le pedane sono state progettate per garantire una buona luce a terra necessaria per la guida in pista, ma con una posizione delle gambe non sacrificata, comoda anche per l'utilizzo su strada. La moto ovviamente è omologata per 2, ma abbiamo voluto dare molta più attenzione anche al passeggero. Certo, la posizione del passeggero, nonostante la vocazione sportiva della moto, è stata ottimizzata per garantire una posizione più comoda e meno sacrificata. Nella versione standard troviamo di serie la sella e le pedane passeggero, mentre nella versione S la configurazione è monoposto. Il peso è sicuramente il dato che salta più all'occhio quando si guardano i dati tecnici di questa moto, che è la Panigale più leggera di sempre. Questo perché siamo riusciti a togliere ben 17 kg, che per dare un riferimento pratico è come se avessimo tolto dalla moto 11 bottiglie d'acqua da 1,5 litri, circa 2 casse. Veramente, veramente tanto. Come siamo riusciti in questa impresa? Questo infatti era uno degli obiettivi principali del progetto. La moto in questo caso è stata completamente riprogettata e rispetto alle versioni precedenti non è derivata dalla Superbike di cilindrata superiore. Il telaio monoscocca in alluminio di soli 4 kg, il forcellone è bibraccio con design ispirato a quello della Panigale V4. I telaietti posteriori, a differenza delle versioni precedenti dove trovavamo un traliccio in acciaio, in questo caso sono in alluminio mentre il telaietto anteriore, che supporta cruscotto e cupolino, è realizzato in materiale plastico strutturale. Essendo una moto sportiva, le sospensioni sono pluriregolabili. Esatto, completamente regolabili in entrambe le versioni. Sulla versione standard la forcella è Marzocchi e l'ammortizzatore posteriore Kayaba, mentre nella versione S, come accade su tutte le nostre moto più sportive, le sospensioni sono Öhlins sia all'anteriore che al posteriore. Avendo realizzato una moto completamente nuova, abbiamo ridisegnato anche le ruote. Anche le ruote sono appunto completamente nuove, in alluminio, con un nuovo design, e è stato riprogettato completamente anche il gruppo di montaggio della ruota posteriore. Questo ha garantito un sensibile risparmio di peso. Le gomme non potevano invece che essere Pirelli. Pirelli Diablo Rosso 4 all'anteriore 120-70 e 190-55 al posteriore. Questo garantisce una maggiore impronta a terra con una buona agilità. I freni, anche loro sono da super sportiva. Certo, l'impianto frenante è di primo ordine, Brembo, con doppio disco all'anteriore di 320 mm, pinze M50, pompa radiale e disco posteriore da 245 mm, che è lo stesso componente che è impiegato sulla Panigale V4. Quando si sale in sella la prima cosa che si vede è sicuramente la strumentazione, che su questa nuova Panigale V2 è un elemento in TFT a colori da 5 pollici con un design ispirato a quello della Panigale V4. Sono 3 gli infomod disponibili, Road, Road Pro e Track, e tutti possono essere facilmente configurabili secondo le proprie preferenze. Questo grazie ad una grafica dinamica che rende facile la navigazione all'interno dei vari menu.
Quando si utilizza l'Info Mode Track, che è quello che normalmente si usa quando si è in pista, le informazioni cambiano completamente di posizione. Questo perché il contagiri passa nella parte alta dello strumento e cambia di colore a seconda delle varie fasi di guida. Per esempio diventa verde quando è il momento di cambiare marcia, piuttosto che rosso quando si raggiunge il fuorigiri. Montando poi il GPS, che è un accessorio Ducati Performance, è possibile visualizzare in tempo reale sia il tempo sul giro, ma anche 3 intertempi, e questo permette al pilota di capire se sta migliorando o peggiorando il proprio riferimento cronometrico. E proprio come sulla Panigale V4, tutti i parametri dei controlli elettronici possono essere configurati anche mentre si guida. Elettronica che su questa moto è assolutamente da riferimento della categoria. Certo, sulla nuova Panigale V2 troviamo di serie 4 Riding Mode e 3 Power Mode, insieme a Cornering ABS, Traction Control, Wheelie Control, Engine Brake Control e Ducati Quick Shift 2.0, che è lo stesso sistema che viene impiegato sulla Panigale V4. Grazie mille Stefano. In fase di sviluppo abbiamo voluto confrontare in pista questa moto col modello precedente e la nuova Panigale V2 è stata incredibilmente veloce. Sulla pista di Vallelunga, il nostro collaudatore Davide Stirpe, fresco campione italiano della Supersport, è riuscito a siglare riferimenti cronometrici del tutto simili, sia con la nuova Panigale V2, sia col modello precedente, nonostante i 2 lunghi rettilini del tracciato romano che hanno avvantaggiato la maggior potenza del motore superquadro. La nuova Panigale V2 in pista è veramente veloce, grazie ad una maneggevolezza straordinaria e al gran feeling che ti trasmette già dai primi metri. Tutto il lavoro che abbiamo fatto ci consente di sfruttare la moto al massimo. Un altro passo in avanti importante è stato fatto sulla gestione elettronica. Sia il DTC che il DVC sono sempre molto precisi e ti consentono di sfruttare sempre la moto al massimo, con qualsiasi condizione e per qualsiasi tipo di pilota. E un altro miglioramento è sull'ABS, che ci consente di avere 3 livelli. E in pista, soprattutto il livello 2 e il livello 1 sono divertentissimi e ci consentono di fare delle frenate veramente interessanti. La nuova Panigale V2 è sorprendentemente veloce, grazie al peso davvero contenuto e il feeling che ti trasmette, riesce ad essere veloce come la precedente Panigale V2. Fin dalla prima curva ti mette subito a tuo agio, richiede pochissimo sforzo e non scenderesti mai una volta che sei in serra. La nuova Panigale V2 su strada è divertentissima, se la confrontiamo col modello precedente non c'è storia, è una moto molto più maneggevole e più facile da usare. La nuova ergonomia e tutto il lavoro fatto per migliorare il comfort ci hanno permesso di creare una moto che non stanca mai, questo però senza compromessi sulla guida sportiva. La grande coppia del motore ti regala sempre grandissime emozioni quando apri il gas in uscita di curva. Inoltre il comfort termico è assolutamente migliore e questo permette di godersi appieno la moto quando si guida su strada. Se vuoi una moto sportiva e guidi prevalentemente su strada, questa è la moto da comprare. Ovviamente per la nuova Panigale V2 abbiamo realizzato una serie di accessori sia per l'uso pista sia per quello stradale. Per l'uso pista abbiamo realizzato un kit racing che comprende ovviamente lo scarico, i manubri bassi e le pedane racing e molto altro. Per chi invece usa la moto principalmente su strada è possibile acquistare dal catalogo Ducati Performance il navigatore turn-by-turn, il cruise control, il tire monitoring system e anche la porta USB. Ovviamente per chi usa la moto in pista è possibile acquistare tuta di pelle, caschi, stivali, tutto quello che serve per guidare la moto in circuito, ma anche per chi usa la moto su strada. Abbiamo giacche, pantaloni, caschi e stivali stradali. La nuova Panigale V2 è disponibile nella versione standard e anche la S e sarà disponibile dai concessionari a partire dall'inizio del 2025. Ovviamente non potevamo non applicare la Fight Formula alla Panigale più leggera di sempre e lo abbiamo fatto per realizzare lo Street Fighter V2 più leggero di sempre. La Fight Formula è semplice, motore da 890 cm3, ciclistica della Panigale V2 con un setup dedicato, 175 kg, un manubrio alto e largo, 120 cavalli e niente carenatura. Questo è lo Street Fighter bicilindrico che più di tutti incarna lo spirito originale e molesto di questo modello, merito dell'estrema leggerezza, della sua facilità di guida e del motore dotato di grande coppia. È una vera fan bike e te ne accorgi appena la guardi. Ha un frontale completamente ridisegnato, col proiettore anteriore dotato di DRL. Le sue linee sono caricate sull'anteriore da vera Street Fighter, mentre il serbatoio e il codone sono quelli della Panigale V2.
Il serbatoio ha una conformazione ergonomica che aiuta i piloti nel mantenere la posizione nelle fasi di frenata e di hanging off, ovvero quando ci si sporge completamente fuori dalla moto a centro curva, riducendo così l'impegno fisico per chi decide di portare lo Street Fighter V2 in pista. La coda, grazie al colore introdotto anche nella parte inferiore, crea un effetto di corpo flottante sulla meccanica. I silenziatori sotto la sella sono un richiamo alle Ducati più sportive e regalano un'estetica aggressiva ed unica nel segmento. La posizione di guida è da vera Street Fighter, rimanendo comunque comoda. La sella è di un'altezza di 838 mm, in modo di permettere a tutti di toccare facilmente i piedi per terra. In più, le pedane, rispetto a quelle della Panigale V2, sono state riposizionate per offrire una posizione più rilassata, permettendo però sempre il massimo controllo della moto. Il nuovo Street Fighter V2 è omologato anche per il passeggero, a cui è garantita una posizione in sella non troppo sacrificata, nonostante la vocazione sportiva della moto. Lo Street Fighter V2 è disponibile in due versioni, V2 e V2S. Il primo è caratterizzato dalla configurazione biposto. Il secondo, invece, la versione S più sportiva, esce di serie in configurazione monoposto. È ovviamente disponibile il kit passeggero come accessorio. Il motore, il nuovo Ducati V2, contribuisce in gran parte a rendere questa moto una vera fan bike, merito della grande coppia, che già a 3000 giri è disponibile oltre il 70%. Il motore eroga 120 cavalli, ma per chi lo volesse è disponibile anche nella versione da 35 kW. Chi invece guida la moto in pista può equipaggiare il nuovo Street Fighter V2 con lo scarico Racing, che porta la potenza a 126 cavalli, diminuendo il peso della moto di 4,5 kg. Se guardiamo i numeri, ancora una volta è il peso a impressionare di più, ben 18 kg in meno rispetto allo Street Fighter V2 precedente. Il merito, ancora una volta, è da attribuire al nuovo motore V2, che pesa più di 9 kg in meno rispetto al precedente ed ha la raffinata base meccanica, in cui ogni componente è stato ridisegnato con l'obiettivo di ridurre il peso a partire dal telaio monoscocca, fuso in alluminio che pesa solo 4 kg. Le sospensioni per entrambe le versioni sono completamente regolabili. La versione standard è equipaggiata con la forcella Marzocchi e un ammortizzatore Kayaba, mentre per la versione S, come di consueto, abbiamo sospensioni Olis sia all'anteriore sia al posteriore. A livello ciclistico, per rendere questa moto un vero Street Fighter, è stato allungato il forcellone di 30 mm, questo per dare più carico alla ruota anteriore, allungando un po' il passo, e questo garantisce maggiore stabilità alle alte velocità. I nuovi cerchi, con razze a Y, sono equipaggiati con pneumatici Pirelli Diablo Rosso 4, 120-70 all'anteriore e 190-55 al posteriore, che combina impronta terra con un'ottima agilità. L'impianto frenante è tutto Brembo e all'anteriore è caratterizzato da due dischi da 320 mm di diametro accoppiate a pinze monoblocco M50. La pompa freno anteriore è di tipo radiale e al posteriore troviamo invece un disco singolo da 245 mm. La dotazione elettronica del nuovo Street Fighter V2 è da riferimento della categoria. Ci sono infatti 4 Riding Mode, 3 Power Mode, ABS Cornering, Traction Control, Wheelie Control ed Engine Brake Control. Rispetto alla generazione precedente, il pacchetto comprende anche il nuovo Ducati Quick Shift 2.0, che utilizza una leva del cambio priva di micro switch per una cambiata rapida e precisa. Per chi vuole usare la moto anche in pista, la versione V2S è equipaggiata di serie con il Ducati Power Launch ed il Ducati Pit Limiter. Ovviamente anche il nuovo Street Fighter V2 riceve il nuovo dashboard TFT a colori da 5 pollici, su cui è possibile scegliere 3 diversi info mode, Road e Road Pro pensati per la strada e Track specifico per la pista. Tutti gli info mode presentano una struttura grafica che abbiamo definito elastica, ovvero l'area dedicata alle informazioni di guida principali, contagiri, velocità, eccetera, quando richiesto, si contrae per lasciare maggiore spazio al menu di navigazione. La dotazione elettronica di serie è completata dalla funzione Coming Home, che mantiene acceso il proiettore per qualche secondo per illuminare intorno alla moto quando si arriva a casa al buio. C'è anche il Ducati Brake Light per migliorare la sicurezza nel traffico. In caso di frenata brusca, la luce del stop posteriore lampeggia rapidamente. Da segnalare anche nuovi accessori elettronici non disponibili prima sullo Street Fighter V2. Sono pensati per l'utilizzo stradale e stiamo parlando del cruise control, il navigatore turn-by-turn, la porta USB e anche il Tire Pressure Monitoring System. Il nuovo Street Fighter V2 è veramente divertente da guidare nelle strade ricche di curve e sa catturare l'attenzione nella guida in città. Ma non solo, è anche pronto per scendere in pista se il pilota lo desidera. È veramente intuitivo, risponde in modo preciso ai comandi del pilota, trasmettendo sempre una sensazione di elevata sicurezza e controllo.
Il nuovo Street Fighter V2 arriverà dai concessionari a partire da marzo 2025 e siamo sicuri che farà girare la testa a tanti motociclisti. Le novità non finiscono qui, ci vediamo alla prossima Ducati World Premiere.